Ciao, sono Mattia, nutrizionista di Be Harmonious. La dieta carnivora è un regime alimentare promosso da alcuni esperti del settore. Tra i principali c'è il dottor Paul Saladino. Di cosa si tratta? Ha dei benefici nella perdita di peso? È pericolosa per la salute? Ho messo troppa carne al fuoco? Spero di no. Vai! Recentemente ho letto alcune domande relative alla dieta carnivora, perciò mi sono messo subito al lavoro per fornire qualche risposta. È un argomento molto vasto, perciò mi concentrerò sulla sua definizione, sui pro, sui contro, secondo la modesta opinione del sottoscritto. Esistono diverse varianti della dieta carnivora che sono più o meno complesse. La più estrema consiste nell'assunzione esclusiva di prodotti animali, come carne e pesce. Regimi meno restrittivi, per così dire, ammettono anche l'utilizzo dei derivati della carne, come uova e latticini. La carne consumata non deve essere solo quella muscolare, ma anche le frattaglie, come animelle, cuore, lingua, cervello, fegato, milza, polmone, trippa, rognone, chi ne ha più ne metta. Le varie parti dell'animale contribuiscono a variare il contenuto nutrizionale della dieta. I suoi sostenitori puntano sul fatto che gli alimenti animali hanno una maggiore densità di nutrienti per volume e che a differenza di quelli vegetali non sono tossici. Sottolineano anche il fatto che tali alimenti devono essere reperiti da allevamenti controllati e pesci pescati in mare aperto. L'ultimo punto è l'unico su cui mi trovo d'accordo. La densità di nutrienti è ottima per la maggior parte delle carni. In questo caso però la densità è intesa per volume di prodotto. Potremmo esprimere lo stesso concetto per le calorie di alimento e il risultato si invertirebbe a favore dei vegetali. Tralasciando la questione, le carni sono ricche di elementi che nelle verdure scarseggiano e lo stesso vale al contrario. Perciò eliminarle le une e le altre complicherebbe il mantenimento di una dieta equilibrata. La milantata tossicità dei vegetali viene invece imputata soprattutto alle lectine, una famiglia di proteine contenute in alcuni vegetali, come legumi e cereali. Alcune lectine, contenute nei legumi o nel grano, possono avere effetti avversi se questi vengono consumati crudi, e non credo ti sia mai venuto in mente di mangiare un piatto di fagioli crudi, ammesso tu ci riesca. Per quanto riguarda il dimagrimento, posso confermare l'efficacia di una dieta carnivora, a patto che si tratti di una ipocalorica. In effetti si tratta di una dieta chetogenica e perciò ha degli evidenti vantaggi sulla soppressione dell'appetito. Tuttavia quest'ultima è maggiormente soggetta a una ripresa del peso quando si smette di seguirla. Concludendo, si parla di un regime monotono, costoso e complicato. Immagina la giornata di un carnivoro che per rendere la dieta completa deve mangiare a colazione cuore, fegato a pranzo e cervello a cena, ma neanche se mi pagano. La dieta carnivora può far perdere peso, tuttavia è molto difficile da sostenere e nel lungo termine, come tutti i regimi troppo selettivi, comporta un rischio significativo di carenze nutrizionali. Una dieta salutare deve essere varia, contenere alimenti diversi e, perché no, anche la carne nelle giuste quantità. Anche per oggi è tutto, iscriviti al canale. Ciao!